Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video vediamo espressioni come avere fiducia, fidarsi, diffidare, espressioni ovviamente legate fra loro, ma che usano preposizioni diverse. E come vedremo le cose non sono sempre così chiare. Cominciamo dalle due espressioni principali, fidarsi e avere fiducia. Il significato è molto simile, anche se le sfumature possono variare leggermente. Ma la cosa importante è che le preposizioni sono diverse. Si dice fidarsi di qualcuno o di qualcosa con la preposizione di, come vediamo in questi esempi. Gli italiani non si fidano di giornali e TV. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidar, da una vecchia canzone di Edoardo Bennato. Se vogliamo usare un pronome relativo, ovviamente dobbiamo usare cui o quale, non possiamo usare che, e quindi diremo le persone di cui ci si può fidare. Un'altra cosa importante da ricordare è che non dobbiamo sempre necessariamente avere un complemento dopo il verbo fidarsi, possiamo anche usarlo da solo, come si vede in questo esempio tratto da un libro di Cristina Cassar Scalia. Un bravo Caruso era, poveretto. Un Caruso è un ragazzo, è un'espressione siciliana. Un bravo Caruso era, poveretto. Lo sa, io all'inizio non mi fidavo. L'ho presi a lavorare qui solo perché fu Don Rosario a raccomandarmelo. Quindi qui troviamo l'espressione non mi fidavo senza complemento e troviamo la stessa cosa anche in un proverbio molto comune che dice fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Fin qui tutto bene, non ci sono problemi particolari, credo. L'espressione avere fiducia è molto simile, ma utilizza la preposizione in. Un anno di Papa Francesco, 9 italiani su 10 hanno fiducia in lui. Il significato è praticamente uguale a fidarsi di, quindi hanno fiducia in lui, significa più o meno si fidano di lui. Ma come sappiamo, quando si parla di grammatica, le cose non sono mai chiare al 100%. E in questo caso sembrano complicarsi un po' quando si passa dalle affermazioni alle domande. Normalmente sappiamo che se vogliamo formare una domanda, usiamo la stessa preposizione che usiamo nelle affermazioni e la spostiamo all'inizio della frase. Quindi, per esempio, se ho un'affermazione come Gianni si fida di me, per formare la domanda sposto la preposizione di all'inizio della frase e chiedo di chi si fida Gianni? E la stessa cosa dovrei fare con l'altra espressione, avere fiducia in. Quindi se dico Gianni ha fiducia in me e voglio formare la domanda, dirò in chi ha fiducia Gianni? Sembra semplice, vero? Ma leggendo qua e là su internet si trova spessissimo, forse addirittura più spesso, la domanda di chi ha fiducia invece di in chi ha fiducia. E si trova su siti che normalmente consideriamo attendibili. Questo è un esempio preso da un articolo del Corriere della Sera che dice di chi abbiamo fiducia nel titolo. E questa è un'intervista a un politico italiano che dice è a loro che va chiesto di chi hanno fiducia. E questo terzo esempio è ancora più interessante. Questo è un documento che ho trovato su internet e da quello che ho capito è una lettera aperta di una comunità religiosa. E dice: la sfiducia è nemica della fede. Fra parentesi, sfiducia è un'altra parola interessante ed è il contrario di fiducia. La sfiducia è nemica della fede. Se non hai fiducia nelle persone che hai accanto, di chi hai fiducia? In chi hai fiducia? La risposta non è così ovvia. E io aggiungerei che anche la scelta della preposizione non è così ovvia, perché in questo documento si trova esattamente la stessa frase con due preposizioni diverse. In chi hai fiducia, di chi hai fiducia. Ora, stabilito che si usa la preposizione in con l'espressione avere fiducia, perché questo è quello che troviamo nei dizionari, si dovrebbe usare la preposizione in anche nelle domande. Quindi, perché tutte queste frasi con la preposizione di? Purtroppo non ho una risposta certa, ma la mia ipotesi è che nell'affermazione, quando diciamo per esempio ho fiducia in lui, la preposizione in viene sentita come parte dell'espressione, cioè viene quasi naturale pronunciare in dopo la parola fiducia, ho fiducia in lui, ma
quando spostiamo la preposizione in all'inizio della frase, questo legame con la parola fiducia in qualche modo si perde e l'espressione viene confusa con quell'altra che, come ho detto, ha un significato praticamente uguale, cioè fidarsi di. Quindi di chi ti fidi, di chi hai fiducia, sbagliando. E forse un altro motivo è che è in un certo senso un po' più difficile pronunciare in chi, cioè iniziare una frase con una vocale in, invece che iniziare con di chi. Questa è la mia teoria, non è certa, ma è un'ipotesi. Forse questo è il motivo per cui si trova così spesso la domanda di chi hai fiducia. A complicare poi ancora un po' le cose c'è l'espressione opposta, cioè se dico Gianni ha fiducia in me, significa che io ho la fiducia di Gianni. E attenzione che in questo caso si usa l'articolo davanti alla parola fiducia. Ho la fiducia di Gianni. E forse anche questo contribuisce a confondere un po' le cose. Ma per ricapitolare, perché qui le cose stanno diventando un po' complicate. Gianni si fida di me è uguale a Gianni ha fiducia in me ed è uguale a io ho la fiducia di Gianni. Per quanto riguarda le domande, invece io direi di chi si fida Gianni, in chi ha fiducia Gianni, e in questo modo siamo sicuri di non sbagliare mai. Il contrario di fidarsi di qualcosa o di qualcuno è diffidare di qualcosa o di qualcuno. Quindi anche questa richiede la preposizione di, ma non è un verbo riflessivo come fidarsi di. Diffidare di qualcosa o di qualcuno, come in questo esempio. Diffidare delle prescrizioni senza visita, diffidare dei siti e degli esperti che indicano farmaci, eccetera, eccetera. Significa appunto non avere fiducia in, non fidarsi di. In questo caso, fra l'altro, viene usato l'infinito, diffidare delle prescrizioni, che ha un significato simile all'imperativo, cioè significa non fidatevi di. Ma se cambiamo preposizione, cambiamo leggermente il significato di diffidare. La nuova espressione è diffidare dal più verbo all'infinito. Attenzione perché ho aggiunto l'articolo alla preposizione, diffidare dal, seguita dal verbo all'infinito. Vediamo un altro esempio tratto da un'altra intervista a un altro politico. Mi proibiscono quel che mi piace, cioccolato, fritti, intingoli, caffè. Parentesi, gli intingoli sono cose come le salse, i condimenti, cose in cui si può intingere il pane. Torniamo all'esempio. Mi proibiscono quel che mi piace, cioccolato, fritti, intingoli, caffè. Mi diffidano dal fumare e dal bere superalcolici, così da allora, eccetera, eccetera. Da questo esempio si capisce che diffidare dal ha un significato molto simile a proibire, ma attenzione a quel pronome mi perché è diverso, perché se torniamo all'esempio vediamo che abbiamo mi proibiscono quel che mi piace e poi abbiamo mi diffidano dal fumare. Abbiamo quello stesso pronome mi, che però in realtà è un pronome diverso, perché in un caso è un pronome oggetto indiretto e nell'altro caso è un pronome oggetto diretto. Si capisce meglio se invece del pronome usiamo un nome. E abbiamo queste due frasi. Il medico ha proibito a Gianni di bere alcolici, il medico ha diffidato Gianni dal bere alcolici. Quindi nel primo caso a Gianni è un complemento indiretto, mentre nel secondo caso non abbiamo la preposizione a. Due frasi quindi dal significato molto simile, ma dalla struttura leggermente diversa. L'ultima cosa che voglio ricordare a proposito della parola fiducia è l'espressione persona di fiducia, un'espressione comune che indica una persona di cui ci possiamo fidare. E quindi a volte sentiamo dire il mio panettiere di fiducia o il mio meccanico di fiducia, cioè quel meccanico da cui vado sempre e di cui mi fido. Ho detto che era l'ultima cosa, ma in realtà era la penultima, perché l'ultima cosa che voglio ricordare è l'aggettivo corrispondente, che è fiducioso. Si dice sono fiducioso, che ha un significato simile a sono ottimista. Bene, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se vuoi puoi iscriverti al mio canale. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!